Oggi siamo qui con questo microfono, ovvero il Rode Podcaster. Già dal nome dovremmo intuire l'utilizzo di questo microfono, ma testiamolo insieme. Come ti raccontavo nell'introduzione, oggi siamo qui con questo microfono USB che è il Rode Podcaster. Non so se ne hai mai sentito parlare, nel caso scrivimelo nei commenti qui sotto. Era il 2004 quando Rode lanciò questo microfono. 2004, quindi oltre a essere un po' vecchietto questo microfono, ti fa capire quanto Rode aveva già intuito come il fenomeno podcast si stesse sviluppando, si potesse sviluppare sempre di più. È un microfono che, se bazzichi in questo mondo, ti rendi conto che è di ispirazione della serie RE di Electro Voice, quindi Rode ha preso ispirazione da quei microfoni perché sono microfoni broadcast diffusi in tutto il mondo, microfoni anche abbastanza costosi, intorno ai 500 più o meno, qualcosa del genere, però microfoni che solidi, microfoni che hanno una storia. Ora, torniamo a Rode Podcaster. Spero di non sbagliarmi perché c'è Rode Procaster, il Rodecaster, il Rode Podcaster, quindi Rode non so come scegli i nomi, ma magari un minimo di differenza in più potresti farla. È un microfono USB, un microfono che sicuramente non è di ultimissima generazione, ma Rode ha creato un modello successivo del quale ti parlo tra un attimo. Dicevo, un modello che dal 2004 viene prodotto ancora oggi, quindi puoi assolutamente comprarlo nuovo, ti lascio il link in descrizione. Ha un cavo USB ovviamente di vecchia generazione, un po' quello delle vecchie stampanti, quello che finisce un quadrato, non so come si chiami tecnicamente, un cavo USB, però c'ha una sigla sicuramente. Dall'altro lato finisce con USB-A, quindi la presa piatta. Io in questo momento lo sto collegando al mio Mac con un semplicissimo adattatore da pochi centesimi che converte da USB-A in USB-C, perché il mio computer ha quasi esclusivamente porte USB-C. Quindi non è un problema, se tu hai solo porte USB-C, con un adattatore non hai nessun problema. Questo microfono è USB, è un USB, come ti dicevo, di vecchia generazione, quindi non ha effetti, non ha plugin, non ha niente. Sul suo corpo ha semplicemente la possibilità di inserire delle cuffie e il volume delle cuffie. Basta, stop, non ha nient'altro. Ok? Questo voglio dire non è un male, ti sto raccontando com'è il microfono. È un microfono cardioide, ha un pattern polare cardioide, significa che prende soprattutto ciò che arriva davanti, un po' di ciò che arriva di lato e niente di ciò che arriva dietro. Quindi il pattern polare, è quello più utile insieme a ipercardioide e supercardioide. Quindi a seconda dell'utilizzo, a seconda della stanza, dovresti scegliere uno piuttosto che l'altro. Però in questo caso il cardioide, è quello abbastanza standard. Ok? È un microfono dinamico, quindi non è a condensatore. Dinamico significa che è meno sensibile, quindi se pensi a un microfono USB a condensatore probabilmente ti viene in mente il Blue Yeti, che purtroppo nel momento in cui faccio questo video viene ancora comprato nuovo e non so perché, questa è follia, però quello è un microfono a condensatore, significa che qualunque cosa tu stia registrando sentirai anche i vicini dall'altra parte del muro, fuori dalla porta, fuori dalla finestra, al piano di sopra, al piano di sotto, insomma sentirai qualsiasi tipo di suono perché essendo un microfono a condensatore ed essendo molto sensibile ti distruggerà la registrazione, a meno che non hai una stanza trattata, ma se hai una stanza trattata è difficile che butti soldi con il Blue Yeti. Comunque torniamo a noi. Questo qui è un microfono dinamico. Dinamico significa che è meno sensibile, quindi in teoria, soprattutto se lo orienti con la parte posteriore verso la fonte di rumore, dovrebbe non fare miracoli, perché nessun microfono fa miracoli, però sicuramente dovrebbe ridurre rispetto a un microfono a condensatore i suoni non voluti. Io nel frattempo sto parlando, ti sto facendo ascoltare questo microfono e spero che tu abbia messo le migliori cuffie che hai a disposizione. Questo microfono non è equalizzato, non è compresso, non è limitato, niente, non sto aggiungendo nulla se non portare tutto a meno 14 lufs per darti un volume di ascolto decente. Quindi questo è il suono pulito. Che cosa vuol dire? Vuol dire che può solo migliorare. Certo, se non sai cosa fare lo distruggi aggiungendo effetti a caso con regolazioni a caso, ma se sai cosa fare il suono può solo migliorare. Magari farò un successivo video dove ti faccio ascoltare come io utilizzo questo microfono con un'equalizzazione, una compressione, eccetera, eccetera. Essendo un microfono USB vuol dire che ha una scheda audio al suo interno. perché come ti dicevo prima non ha bisogno di essere collegato a una scheda audio perché è un microfono USB, va collegato direttamente al computer ed è un microfono a 24 bit che arriva fino a 96 kHz, quindi
assolutamente perfetto. Non è 32 bit floating point, ma è una tecnologia ancora attuale. Quindi già nel 2004 Rode aveva messo fuori un microfono di tutto rispetto. Un lato che per qualcuno potrebbe essere negativo di questo microfono è il peso. Infatti questo microfono pesa 655 grammi. Nulla a che vedere con il fratello XLR, che è il Rode Procaster, che pesa 745 grammi. Sono microfoni belli pesanti, sono oggetti che puoi tenere a casa anche se non li utilizzi mai. Nel momento del bisogno, un ladro, un vicino rumoroso, qualcuno, prendi questo microfono e gli spacchi la testa. Ovviamente sto scherzando, però sono oggetti veramente pesantissimi. Ti raccontavo prima che Rode non ha rifatto questo microfono, non ha fatto un restyling. Dal 2004 viene prodotto così com'è. Rode ha provato a fare una nuova serie, la serie X di microfoni, nello specifico l'XDM100, microfono che probabilmente hai visto perché è uguale, molto simile a questo, nero, con degli inserti rossi. Però quella serie X non ha avuto molto successo. Era dedicato soprattutto a streamer, gamer, eccetera. Ma penso che poi Rode ha cambiato idea perché ha lanciato il nuovo Rode, come si chiama? Il nuovo PodMic USB, che è veramente fantastico, il nuovo Rode NT1, che ha anche il 32 bit floating point, sia XLR che USB. Insomma, ha lanciato questa nuova serie di microfoni che sono molto 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 attuali e molto performanti, però parliamo di cifre anche abbastanza diverse. Ok, quindi io ti sto parlando perché ti sto raccontando il microfono, ma ti sto anche facendo ascoltare questo microfono. Dalla confezione esce un adattatore per poterlo collegare a un'asta che, adesso non ce l'ho qui, ce l'ho da qualche parte, è molto spartano. È molto spartano e sinceramente ti consiglio di cambiarlo se compri questo microfono e di utilizzare questo qui, che è il Rode PSM1. Questo ragno evita qualsiasi tipo di vibrazione. È un ragno abbastanza standard perché va bene, se non ricordo male, anche sicuramente con il Procaster, ma con tanti altri microfoni della Rode. Ed è perfetto perché ha un bellissimo sistema antivibrazioni, quindi ti consiglio di, nel caso in cui vuoi comprare questo microfono, di comprare questo ragno e di non usare per nessun motivo al mondo l'adattatore che viene venduto con questo microfono, perché non assorbe niente, ok? Bene, stavo guardando un po' gli appunti, ma credo di averti raccontato tutto. Che cosa ne pensi di questo microfono? Allora, è un microfono, io avevo tempo fa il Rode Procaster, non mi ricordo se prima di aprire questo canale o dopo, insomma poi l'ho venduto perché ho preso altri microfoni. Mi ricorda molto il Procaster, soltanto che il Procaster dal mio punto di vista era molto scuro ma poco definito, era un po' cavernoso, io lo definivo così. Questo qui mi sembra meno scuro rispetto al Procaster, il che non è un male perché lo sento, sicuramente non è il microfono più definito al mondo, però tutto sommato mi sembra un microfono decente, ecco. Quindi se stai cercando un microfono USB e non hai problemi di peso, nel senso che hai un'asta abbastanza resistente, quindi un braccio, un'asta, un treppiedi, uno stativo, quello che vuoi, resistente per reggere il peso di questo microfono, probabilmente questo microfono potrebbe essere una scelta interessante, perché soprattutto se ti piace la forma di questi microfoni vintage tipo RE dell'Electro Voice, secondo me potrebbe essere una scelta intelligente. A me non piace il bianco, ti dico la verità, preferisco i colori scuri, lo vedi dal mio fondo, da tutto. Però, tutto sommato, ci sta, chi se ne frega del colore, l'importante è il suono, ok? Bene, spero di averti raccontato abbastanza. Qualsiasi cosa, commenta e io ti rispondo. E noi ci vediamo settimana prossima. Ciao!